quanti di voi è capitato di fotografare per lavoro una Lamborghini Huracan da 320.000 euro? A me fortunatamente è capitato abbastanza spesso. Molti di voi, soprattutto quelli che sono iscritti al canale, mi conoscono per la mia fotografia di paesaggio, per il timelapse, oltre a quelli che seguono i video solamente per aspettare i primi 15 secondi, il momento in cui io dirò sigla. In realtà io collaboro da alcuni anni con FFF Racing Team, la squadra ufficiale di Lamborghini nella GT3 europea, vincitrice nel 2018 del campionato GT3 asiatico, mentre nel 2019 è riuscita a ottenere la tripla corona nel GT World Challenge europeo, vincendo sia la categoria sprint che quella endurance che quella overall. Per me sono stati anni straordinari insieme ai miei compagni con i quali abbiamo girato mezzo mondo. Il 2020 è stato un anno di transizione, ma il 2021 deve partire alla grande. Quindi, quale modo migliore se non andare nella sede di Sant'Agata Bolognese di FFF Racing Team per fotografare la nuova livrea della macchina che parteciperà al campionato di GT3 europeo e a quello intercontinentale. Ma non solo, anche la livrea speciale per la partecipazione alle NLS Series sul fantastico e mitico circuito del Nürburgring. Per realizzare questi due photoshoot porto con me la FIDA A7R3 Sony, che con i suoi 42 megapixel mi assicura una definizione unica. Poi ho con me lenti che vanno dal 15 mm f2 Laowa fino al 135 1.8 Sigma Art, anche se nelle foto ufficiali della livrea, quelle istituzionali, utilizzerò sicuramente il 2470 2.8 G Master Sony, che per me è una lente insostituibile. E allora prendiamo l'autocertificazione per lo spostamento, la lettera di incarico e via, si parte. Roger permettendo, ovviamente. Ad aspettarmi agli headquarters di FFF Racing Team c'è colui che mi ha fatto entrare in questo mondo, un uomo che ama fare le cose in grande. Con Emanuele ci siamo incontrati casualmente su un campo da golf e da quel momento in poi ho perso il conto delle nazioni che abbiamo visitato insieme per lavoro, dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi, dalla Corea al Giappone. Emanuele utilizzerà la sua mostruosa Red Gemini per il video. A livello di illuminazione invece abbiamo a disposizione due torce LED, una Aputure 600D Pro e una Nanlite Forza 500. Ci sono delle condizioni necessarie per la realizzazione di questo tipo di scatti che a tutti gli effetti rientrano in una tipologia di fotografia da studio industriale, perché dobbiamo fotografare un oggetto molto grande e lo dobbiamo fare come se stessimo fotografando uno still life in studio. Questi scatti si realizzano completamente al buio, la macchina viene posizionata sul cavalletto e si realizzano diversi scatti spostando la fonte di luce. Perché? Per poter controllare meglio la luce stessa, per poter evitare i riflessi e per poter enfatizzare le linee della macchina. Le luci sono certamente molto grandi e potenti, però il poter spostare la fonte di luce ovviamente fa sì che ogni angolo della macchina possa essere valorizzato al 100%. Le due livree da fotografare sono molto diverse. Quella classica che verrà utilizzata nel campionato di GT3 è scura, mentre quella che verrà utilizzata nelle NLS Series è bianca. Questo cosa comporta? Il bianco da un punto di vista assorbe luce, quindi ci dà la possibilità di poter concentrare meglio la luce, di creare anche giochi particolari con delle silhouette. Quella nera invece, un po' più complessa da altri punti di vista, proprio perché rischia di confondersi con lo sfondo, ha la possibilità di essere valorizzata giocando molto con le luci e le ombre. Per quanto riguarda i diaframmi, posso dire che si utilizzano nelle foto della macchina intera piuttosto chiusi, perché non abbiamo
bisogno di avere grandi aperture del diaframma e quindi delle aree fuori fuoco, che in realtà ci creerebbero solamente delle difficoltà nel momento che andiamo ad assemblare le varie immagini in Photoshop e oltretutto non ci darebbero neanche un risultato migliore. Ovviamente quando dobbiamo scattare i dettagli possiamo usare focali diverse, andare a tutta apertura e giocare in modo creativo con la luce. Per quanto riguarda invece le focali utilizzate, verrebbe da pensare che quelle più estreme possano enfatizzare in modo particolare le linee della macchina. Questo invece in realtà è sbagliato, proprio perché la macchina è già molto slanciata, bella di suo. Grandangoli troppo estremi rischierebbero di distorcere troppo la macchina e di creare delle forme assolutamente non credibili e irregolari che non sono quello che vogliamo vedere in una macchina di questo tipo. Questo ovviamente non ci toglie la possibilità di sperimentare con angoli particolari ed estremi. In fase di editing parto sempre dalla lavorazione degli scatti singoli in Lightroom. Probabilmente si immagina che ci sia una lavorazione molto aggressiva sulle foto, proprio perché gli scatti con fonti di luce multiple danno una sensazione di irrealtà al risultato finale e lo rendono molto particolare, ma la lavorazione in sé non è troppo complessa. Ogni parte dell'immagine va lavorata considerando che quell'area specifica farà parte poi dell'immagine finale. Si va a lavorare sui contrasti, sulle luci, sulle ombre, sulla texture, sulla chiarezza, sulle curve, ma invece sulla riduzione del rumore perché gli scatti sono realizzati tutti su cavalletto, quindi a ISO molto bassi. Nella fase successiva si scelgono le immagini che servono a comporre la foto finale e si passano in Photoshop, dove diventano dei livelli singoli che vanno editati utilizzando delle maschere, in modo da scegliere l'area di ogni singolo layer che possa andare a comporre l'immagine finale. E per concludere, un ultimo ritocco per rendere la foto definitiva, passatemi il termine, più cinematografica. E queste sono alcune delle immagini finali. Io spero che vi siate divertiti e che magari abbiate anche imparato qualcosa. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, ma vi ricordo prima di iscrivervi e di attivare le notifiche. Grazie e ci vediamo la prossima settimana.